quando sei in barca con Giovanni in una configurazione agonistica, Giovanni è totalmente in una modalità giustamente di fare tutto quello che c'è da fare per fare in modo che uno vinca contro gli avversari o vinca in assoluto. Non c'è assolutamente niente che è lasciato al caso. In mare, cioè, non è una pista, non è una strada, non c'è la riga gialla, non c'è il pit stop, non c'è un tubo. Sono tornato nella sede di Ferrari a Maranello e ho avuto modo di chiacchierare con John Elkann, il presidente di Ferrari, e Giovanni Soldini, velista specializzato in regate oceaniche. Come sapete, sono già stato in Ferrari per fare un tour completo dell'azienda e della produzione e intervistare anche il CEO, Benedetto Vigna, ma questa volta ho avuto la possibilità di scoprire un progetto completamente nuovo, cioè l'Hypersail. Ferrari sta costruendo una barca da regata oceanica completamente innovativa e così sono tornato a Maranello a vedere cosa stessero cucinando. Questa volta mi ha accolto Greta Romagnoli, program manager in Hypersail, che fino ad oggi è stato un progetto praticamente segreto. Tutto il team, lei compresa, si trova al centro sviluppo prodotto, in un'area apposita. Quindi siamo un team di circa una ventina di persone che lavora full time su questo progetto. Che è separato per tenerlo proprio segreto rispetto al resto dell'azienda. Esatto. Questa è l'area di controlli, qua c'è l'area del team di aerodinamica, i progettisti meccanici. Ti presento il nostro capo progetto, che è Marco Ribigini. Piacere. E quindi per esempio Giovanni Soldini viene proprio qua con voi a parlare. È parte integrante del team, un paio di giorni a settimana è sempre qua con noi, che comunque ci guida in tutta quella che è più la parte nautica. Me lo disegna. Il concept dell'imbarcazione. Abbiamo detto che è un'imbarcazione che non fu capace di segnare, però immagina che questo sia lo scafo, qua ci sia il mare, abbiamo delle zampette che si chiamano foil, abbiamo un timone, anch'esso con un'ala, e poi al centro abbiamo un'altra zampa, ovvero il nostro albero, la nostra vela, e quindi di fatto la nostra barca volerà sopra il mare utilizzando queste appendici che si chiamano foil, e va immaginata come controllo tipo un aereo di linea, quindi con tutti i flap che devono continuamente regolarsi per poter sostenere e controllare l'imbarcazione durante il volo. Ma che vuol dire che la barca vola? Beh, già oggi esistono barche che utilizzano un sistema simile. Utilizzano i foil per essere sospesi sopra l'acqua. Il foil è una specie di ala e forse l'avete vista perché può essere montata anche sotto una tavola da surf e non solo sotto le barche. Quando la barca o la tavola prende velocità, il foil si solleva, sollevandoti sopra la superficie dell'acqua e riducendo quindi l'attrito, permettendoti di volare sull'acqua. Questa cosa la potete vedere benissimo nelle AC75 dell'America's Cup. C'è una differenza di pressione tra la parte superiore, che si chiama estradosso, e la parte inferiore, e la risultante è una forza che tendenzialmente spinge verso l'alto. Quindi questo è il motivo per cui gli aeroplani volano. Questa sezione del foil noi la prendiamo e la mettiamo in acqua, avviene la stessa cosa. Quindi man mano che quest'ala viene spinta in avanti, quindi crei una certa velocità, si crea tra la parte superiore e la parte inferiore una differenza di pressione, e questo crea appunto quello che chiamiamo lift, portanza. Nelle automobili facciamo esattamente l'opposto. Noi abbiamo bisogno di aumentare l'aderenza a terra, e per far questo di fatto creiamo delle superfici a lettoni o la superficie stesso della vettura, in modo tale che all'aumentare della velocità si crei quella che chiamiamo in automobile deportanza, quindi l'effetto opposto. Ma come mai per sollevare un aereo servono delle ali giganti mentre i foil delle barche sono molto più piccoli? Beh, questo perché l'acqua è molto più densa dell'aria. Per sollevare 80 kg in un foil ho bisogno di una superficie molto piccola, queste dimensioni. Il motivo per cui un aliante ha ali molto più grandi è proprio perché la densità dell'aria è 800 volte più bassa rispetto alla densità dell'acqua, e quindi ho bisogno di una superficie molto più grande rispetto alla superficie alare che ho bisogno quando voglio volare in acqua. La barca che stanno costruendo è anche un sofisticato concentrato di elettronica. Stanno infatti sviluppando un algoritmo in grado di controllare automaticamente i foil, i loro flap e ottimizzare continuamente l'assetto in base a tutte le forze in gioco, il vento, il mare, la distribuzione dei pesi. A quel punto siamo andati nella sala virtuale, dove con il visore ho potuto vedere la barca esplorandola dall'interno. Dentro questa sala vengono anche testati tutti i modelli Ferrari, anche le vetture, e qua spesso viene anche Giovanni Soldini per poter testare la barca come se ci fosse veramente dentro. Benvenuti nella nostra sala virtuale. Grazie. Proprio questa sala virtuale. Esatto. Quindi io vedrò la barca. Esatto. Ma in realtà qua si vedono tutte le vetture. Tutte le vetture. Ok. A quel punto hanno caricato i render e mi sono messo il visore. Ok, vedo il tavolo davanti a me e vedo 4 sedili. Allora, adesso ti trovi in quella che è la cabina di pilotaggio. Tutti i sistemi che vedi all'interno sono di nostro sviluppo, quindi vedrai il timone, delle pulsantiere, e stiamo cercando di riportare tutti quelli che sono i sistemi che abbiamo dentro le vetture, quindi con alte prestazioni, alta ingegneria all'interno della barca, in un mondo quindi completamente diverso. Ma quanto sarà grande il tutto? Saranno 100 piedi. 100 piedi.
circa 30 metri. Porca vacca. Oh, wow! E tu dovresti essere sopra il ponte, ok? Sì, sono sul ponte, scusa. Esatto, tu sei sul ponte, quindi la barca è fatta da il ponte, Sì. poi c'è quella calotta che vedevi prima, che noi chiamiamo il coach roof, dove loro praticamente timonano la barca. E poi Ok, che qua dietro. Ok, perfetto. esatto, tu praticamente eri dentro quelle finestre. Ok, fighissimo. Comunque è una barca energeticamente autosostenibile. Va bene, grazie mille. A quel punto ho parlato con John Elkann e Giovanni Soldini, per cui per entrambi facciamo una piccola presentazione. John Elkann, nato nel 76, è il successore di Giovanni Agnelli alla guida dell'azienda di famiglia. È CEO anche di Exor. John in questi decenni ha completamente rivoluzionato l'azienda, a partire dall'ingresso di Marchionne nei primi anni 2000 per rilanciare la Fiat, passando per le fusioni strategiche e arrivando agli investimenti per diversificare, come nell'Economist Group e in Philips. Difatti John Elkann è per metà investitore e in parte imprenditore, gestendo le aziende operative, mentre Giovanni Soldini è tutt'altra cosa. È un classe 66, è uno dei più celebri navigatori oceanici italiani ed è noto per le sue imprese in solitaria e in equipaggio. Tra il 98 e il 99 ha vinto il Giro del Mondo in solitaria a tappe e durante quella regata ha anche salvato la vita alla navigatrice francese Isabelle Autissier, un gesto che gli ha valso la Legion d'Honneur. Dal 2016 a bordo di Maserati Multi-70, primo trimarano oceanico volante, stabilisce nel 2018 il record della rotta Hong Kong-Londra, più di 15.000 miglia effettive in 36 giorni, 2 ore, 37 minuti e 12 secondi. Poi nel 2021 il record della Manica e il record sulla rotta originale del Fastnet. Poi conquista numerose vittorie nelle regate Royal Ocean Racing Club. Ok, ci servirebbe anche sapere cos'è una regata oceanica. È semplicemente una gara in barca a vela che si svolge in mare aperto, spesso su lunghissime distanze, anche migliaia di chilometri. Non è una corsa in tondo come in Formula 1, ma è un vero viaggio spesso tra due città lontane. E per arrivare bisogna attraversare oceani, tempeste e zone di bonaccia. Puoi gareggiare contro altri avversari, oppure puoi gareggiare da solo per stabilire dei record. A bordo ci possono essere 1, 2 o 3 persone, oppure anche 6-8 se l'equipaggio è completo. In tutto ciò la barca è spinta solo dal vento. Ora che sapete tutto possiamo iniziare. E il mio primo dubbio è stato: ma come si sono conosciuti John Elkann e Giovanni Soldini? Ci siamo conosciuti quasi per caso, perché un mio amico mi ha chiesto se avevo voglia di andare a Lanzarote per fare quest'oceano a bordo di Stealth, che era la barca del nonno di John. Per me quella barca lì è sempre stata un'icona, no? Mi piaceva tantissimo l'idea di provarla. Sono arrivato il pomeriggio, la sera è arrivato John e praticamente la mattina dopo siamo partiti. Cosa è nato da quella? Beh, è stato molto interessante ovviamente, perché è una persona piuttosto profonda, no? E poi sai, in barca comunque c'è tanto tempo, si parla di tutto, abbiamo parlato veramente di qualsiasi cosa, dei figli, la famiglia, la vita, la politica. C'è successo di tutto in quella attraversata, perché siamo stati seguiti da un branco di orche. Io ero molto stressato, lui per niente. Giovanni aveva avuto anche delle esperienze in cui le orche guardano questa barca come se fosse una balena e di conseguenza la seguono per vedere quando si stanca, vuol dire quando rallenta, e a quel punto lì attaccano. Quindi non avete mai rallentato? Abbiamo avuto la fortuna di non rallentare, perché non dipende da noi quando sei su una barca a vela, ma dipende dalle condizioni. E l'altra parte importante che Giovanni ci ha spiegato è che dobbiamo fare in modo che rumori o anche quello che viene buttato in mare non ci sia, perché tutto quello che può far sembrare alle orche la nostra barca una balena, meglio evitare. Per entrambi, com'è nata la vostra passione per la vela? La passione per la vela è nata da una parte per amore familiare, perché mio nonno aveva una grande passione, un grande amore per la vela, e da bambini andavamo con lui e volendo stare con lui eravamo in barca a vela, e soprattutto stando con lui in barca a vela stai veramente con lui, e dunque era un momento proprio speciale e anche un momento di ricordi. Quello che in qualche modo è mancato in questo rapporto con la vela è che le barche con le quali noi abbiamo avuto modo anche con mio fratello di conoscere il mondo della vela erano delle barche complicate, grandi, e dunque è sempre stato in qualche modo anche un rapporto molto sfidante, però molto appassionante, perché le persone con cui eravamo erano poi dei grandi atleti, erano dei grandi navigatori. Era anche tutto questa storia, questo raccontare di come era andare a attraversare un oceano. E la tua passione invece? Io ovviamente sono nato a Milano, da bambino mio padre mi portava in barca. Io avevo una nonna, anzi 2 nonne sul Lago Maggiore, e da bambino avevo posteggiato lì moltissimo tempo e c'era una barchetta con cui andavo da un lato all'altro del lago e cambiavo nonna.
E per me è stato fin da subito proprio il mio mezzo per conquistare la libertà. Da molto giovane poter spostarti di così tanto da un lato all'altro del Lago Maggiore, cambiare nonna col tuo mezzo, una roba. Magari a 10 anni. Mio padre mi portava tutte le domeniche, lui lavorava durante la settimana, il sabato e domenica veniva lì, la domenica mattina mi portava questo Fly Junior, poi quando c'era poco vento ho cominciato a lasciarmi andare da solo durante la settimana, e poi ero piuttosto vivace. Avevo proprio voglia di viaggiare, di conoscere il mondo, di andare lontano, e viaggiare con una barca a vela mi sembrava una cosa intelligente. Sei libero perché ti porti dietro la tua casa e quindi sei autonomo in tutto. Sono stato un anno, quasi un anno a Cuba, quando avevo 18 anni, a portare in giro turisti con delle piroghe costruite a Brescia, figurati. Ho fatto tanti viaggi, sì, anche prima con barche da crociera, fino a che ho cominciato invece a fare delle regate, prima in solitario, ho fatto 2 giri del mondo in solitario, trovare i primi sponsor. Insomma, sia John che Giovanni hanno sviluppato la passione per la vela sin dalla tenera età, per cui mi sono chiesto come l'uno descrivesse il modo di stare in barca dell'altro. È un grande dibattito che abbiamo avuto con Giovanni e spero che in futuro riusciremo in qualche modo a risolverlo. Io sono soprattutto stato con Giovanni in barca in gare e dunque la configurazione è stata una configurazione agonistica. Quando sei in barca con Giovanni in una configurazione agonistica, Giovanni è totalmente in una modalità di fare tutto quello che c'è da fare per fare in modo che uno vinca contro gli avversari o vinca in assoluto. Non c'è assolutamente niente che è lasciato al caso e rende l'atmosfera bella perché è molto entusiasmante, tutti siamo molto coinvolti, però sei completamente preso. Sei costantemente concentrato nel fare qualcosa. Concentrato in quello che fa l'altro, concentrato in cosa dovrebbe o non dovrebbe fare la meteo. O nel cercare di dormire, delle volte. Nei periodi dove tu vai da una gara a un'altra, ci sono poi questi momenti che Giovanni ha sempre detto che dovrei passare del tempo in barca quando uno fa queste traversate senza il tema dell'agonismo. Chiaramente, dovendo scegliere, è meglio fare la parte agonistica. Come tutti gli imprenditori, John Elkann deve centellinare il suo tempo. Quindi se si prende del tempo per fare queste esperienze vuol dire che è veramente appassionato. John mi ha sempre stupito perché è una persona che comunque cerca delle esperienze vere. Fin dalla prima volta, se ci pensi, su Stealth appunto ci siamo conosciuti, ma siamo partiti la mattina dopo, abbiamo fatto un oceano, comunque su una barca dove non c'è una porta, non c'è una cabina, non è un 100 piedi da crociera dove c'hai la cucina, il forno, la doccia calda. La barca è comunque, lo scafo centrale è largo 1,20 m e la parte vivibile sarà lunga 10 metri, quindi tu vivi magari in 5, in 6, in 1,20 m per 10, in cui dentro lì c'è tutto, la cucina, i letti, le cose, quindi una situazione molto 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 sportiva, soprattutto se ci devi magari fare 3-4 mila miglia. C'è un oceano da attraversare, poi lui è super competitivo. Anche John è super competitivo. Sì, lui vuole vincere anche lui e quindi è disposto a qualsiasi cosa. Mi sembra che si sia creato un bell'ambiente. Non vi siete scannati dopo decenni di questa esperienza, no? Su una barca comunque sei una squadra, non è che ti scanni, anzi, Ti perché leghi. comunque il nemico è là, cioè, il nemico è il tempo, cioè tutti devono fare in modo di fare il massimo perché tutta la squadra vada da A a B nel modo più efficiente, efficace. È interessante questo punto perché non c'è mai stato un episodio dove chi fosse in barca ha avuto un momento negativo o ci sia stato un lamento. Abbiamo anche avuto occasioni molto estreme. La compattezza a cui si riferiva Giovanni era assoluta e il gruppo di persone, di cui alcune c'erano dall'inizio ancora ad oggi e altri sono venute, sempre stato veramente un affiattamento forte. La caratteristica più importante, no, che deve avere un equipaggio. Cosa vi è successo insieme di estremo? Ma c'è successo di tutto, anche cose assurde. Per esempio mi ricordo a Cape Town, siamo partiti per fare la Cape to Rio, uscendo dal porto sono esplosi 2 cilindri idraulici che muovono i foil dell'ala, te fai male. In maniera cambolesca siamo riusciti a farci
farci portare dei pezzi di legno con cui abbiamo bloccato il foil in posizione e siamo partiti per la regata così, col foil fisso a una posizione media. Ce la siamo più o meno cavata, però è stata una roba che sono quelle cose che quando ti succedono dici no vabbè, non ci posso credere. O anche quando abbiamo fatto la Transpac tra Los Angeles e Honolulu, che è scoppiato Un timone. e come poi guido proprio come un chirurgo. No, cos'è che è scoppiato? Proprio winch. uno dei winch. Sì. E si è dovuto Sì. rimetterlo a posto, e è proprio intervenuto. Sì, oppure abbiamo perso un timone durante la Transpac, anche abbiamo preso qualcosa nell'acqua perché quel mare è pieno di rifiuti e di cose, e avevamo fatto tutto un sistema per cercare di salvare la pala. Però i momenti più dolorosi sono questi qui, ma sono quelli di attesa, che non c'è vento. Quindi sei fermo. Soprattutto se c'è uno davanti che magari è già arrivato. E che speri ancora che non è arrivato. Tu hai citato che il mare in alcuni punti è pieno di spazzatura. In questi anni di carriera nel mare hai visto dei cambiamenti nel mare? È cambiato il mare in cui navighi? Beh, sicuramente da questo punto di vista senza dubbio. Sì. Ma certo, anche perché io ho anche una certa età, quindi ho cominciato a navigare, ahimè, tanti anni fa, e tanti anni fa la plastica non c'era, non c'era proprio in mare. Adesso invece è la norma vedere delle cose di plastica che galleggiano. Ogni 30 secondi vedi una roba che passa. E quello è il tipico segnale, no? Mentre 20 anni fa non c'era assolutamente nulla di simile. Un fan di Ferrari si chiederà: ma che c'entra la vela con la scuderia Ferrari? Cosa risponderesti? Ma Ferrari è sempre stata un'azienda che guarda al futuro, guarda alla sfida, e la sfida soprattutto agonistica. Se uno pensa all'opportunità di fare una barca che ha tutta una serie di attributi legati all'aerodinamica, che è una delle componenti più importanti per le macchine da corsa, e il tema di questo secolo, del XXI secolo, è molto legato a come usiamo meglio l'energia, e dunque la possibilità per Ferrari di poter fare Jetto, che è una barca che non solo non consuma energia, ma che è in grado anche di produrla, è qualcosa di straordinario. Ferrari nasce dalle corse, quello che vogliamo con Giovanni fare nell'Hypersail sono delle corse, e poi da questo agonismo c'è tutta una serie di opportunità, innovando, di applicarlo anche sulle macchine che noi produciamo. Certo, tutti gli avanzamenti tecnologici che uno scopre lavorando anche su quella frontiera. E li stiamo scoprendo. E li state scoprendo? Sì, tutto il progetto, dalla sua nascita poi alla vita che avrà, è fatto da Ferrari, con Giovanni e tutti i colleghi che ci stanno lavorando. Poi mi ricordo varie riunioni con Giovanni dove ti stavano lì a dire che erano felicissime di questa trovata, e c'era questa cosa che ci farebbe andare ancora più veloci o ancora meglio, e si vedeva Giovanni che più l'entusiasmo andava avanti, più vedevi che era preoccupato, e poi dopo un po' diceva basta, adesso basta, perché io la barca la devo poi timonare. Cioè la realtà è molto varia. Però se tu non spingi, non arrivi da nessuna È parte. una conversazione, no? Uno spinge Sì. dall'altro, l'altro spinge dall'altro, e poi si trova una soluzione. Insomma, il DNA di Ferrari è innovare con passione, gareggiare e vincere, e l'Hypersail gli permette di innovare in un mondo nuovo, ma soprattutto imparare da innovazioni tecnologiche del sailing che contaminano però tutto il mondo Ferrari. Ovviamente Giovanni è coinvolto in prima persona per sviluppare questa barca. Io do il mio piccolo contributo di povero marinaio, no? Perché c'è un gruppo, diciamo, legato a Verdier, che è il progettista della barca, che fa più, diciamo, i concetti generali della barca. C'è un gruppo invece di Ferrari che fa tutti i sistemi, che sviluppa tutta una serie di soluzioni molto molto innovative che rendono questo oggetto qualcosa di quasi una piattaforma di ricerca. Sarà quindi diverso da quello che già esiste? Sì, sarà molto diversa da quello che già esiste. Stiamo cercando di fare il massimo che si può fare. Che funziona. È stato anche un grande vantaggio di lavorare con Giovanni. Devi trovare il punto di equilibrio tra il massimo
e il massimo che funziona. Il mare non è una pista, non è una strada, non c'è la riga gialla, non c'è il pit stop, non c'è un tubo, c'è una volta che sei lì, poi sono cavoli tuoi, devi arrivare dall'altra parte. Ci sono delle sinergie chiare tra Formula 1, Hypercar e Hypersail? Cioè ci sono delle cose in cui questi due mondi si parlano a vicenda, avete notato che è effettivamente utile? La realtà è che le barche moderne sono sempre più tecnologiche e piano piano alla fine ci sono moltissimi temi in comune. Per esempio il controllo del volo è molto simile al controllo di un'automobile. Tu quando giri il volante pensi che di girare solo le ruote, ma in realtà lei con le sue centraline fa 1000 cose e tu non te ne rendi conto. E una barca moderna che vola sull'acqua deve fare la stessa cosa, nel senso tu giri il volante o muovi un flap, ma in realtà automaticamente lei compensa, fa tutta una serie di cose in automatico, altrimenti non ce la faresti a fare tutto te. E quindi ci sono tanti temi che sono sempre più vicini. Per Ferrari la corsa è un grande stimolo e alimenta la passione e alimenta la voglia di innovare e di provare. Avere la possibilità di farlo anche grazie all'Hypersail aggiunge una dimensione che oggi non avevamo. E secondo me il punto dell'endurance a cui si riferiva Giovanni è anche molto attinente alla Ferrari, perché la Ferrari è stata proprio forte nell'endurance. La Ferrari, per quello che il ritorno nell'Hypercar dopo 50 anni è importante, e molto di quello che abbiamo fatto come macchine vengano dall'endurance, perché nell'endurance hai proprio la resilienza, non solo che la macchina è veloce, ma che anche resiste, perché è facile fare qualcosa che va molto veloce ma come un petardo scoppia, no? A me sembra che quello che è importante è che fa parte integrale quello che Ferrari fa, no? Partendo dal mondo delle corse che è l'origine di Ferrari, e dunque cercare di fare delle cose che sono molto innovative, spinti dalla passione del competere e vincere. E poterlo fare con il progetto dell'Hypersail dà questa possibilità di utilizzare il grande ingegno e creatività che esiste in Ferrari in uno spazio nuovo, con anche lavorando con persone che hanno tutta una serie di conoscenze e competenze che noi non abbiamo. Insomma, come dice Giovanni, le auto e le barche sono sempre più simili. Sono pezzi tecnologici complicatissimi dove centraline ed elettronica fanno un sacco di lavoro, e soprattutto entrambi lavorano sul concetto di endurance, un concetto fondamentale per Ferrari. E come ha ribadito John Elkann, innovare in un campo sta aiutando anche l'altro. Ok, ma quindi quali sono le caratteristiche che rendono vincente un atleta di regate come Giovanni? La caratteristica principale di una persona che fa questo sport è che deve essere un po' un tuttologo, perché ti può succedere di tutto. Cioè ti può succedere per esempio che un tuo compagno si fa male, tanto, quindi magari lo devi cucire, oppure si rompe il motore, devi aggiustare il motore, si rompe il computer, devi aggiustare il computer. Cioè tendenzialmente devi essere molto autonomo, in grado di reagire a qualsiasi cosa ti succede, no? E quindi è proprio una forma mentale. John ha visto un sacco di situazioni così, dove magari c'è successa una cosa assurda. Mi ricordo una volta abbiamo perso un pezzo di un perno del timone centrale e quindi stavamo perdendoci il timone. Non bello. Chiaramente quello è un perno speciale con un distanziale eccetera, e siamo riusciti, smontando un pezzo di un hook che non c'entra niente, a recuperare un pezzo di ferro molto simile, infilarlo lì, a finire la regata con qualcosa lì infilato lì. Però devi essere proprio bello problem solver. Oltre a tutti quanti i problemi e le 1000 cose da tenere in considerazione durante le navigate, un momento stressante per i navigatori sono le attese, i momenti in cui il vento non soffia e la barca non si muove. Quelli sono momenti in cui hai tutta una serie di conversazioni dove hai più tempo, anche se l'impazienza di quei momenti lì è incredibile. Quel momento lì dove non c'è vento è molto più difficile che se sei in una tempesta. Chiacchieri perché vuoi distrarti. Che libro vi portereste in barca? Libri cartacei pochi, ogni chilo un brutto chilo, quindi lui se ne porta qualcuno. E il podcast, diciamo che adesso, l'ultima che abbiamo fatto, che era Hong Kong, da Hong Kong al Vietnam, lì tutti erano sui podcast e quello che più grande successo erano i podcast sulla storia di Barbero. Sì. Dunque Barbero era...
Barbero era di gran lunga il podcast che andava per la maggiore. Bello, questo non me lo sarei aspettato. Però lo sai, la cosa che secondo me uno non si rende conto è che non hai tempo. Tu non hai tempo, anche se stai sveglio molto di più che una giornata normale, perché uno dorme a cicli di giri ogni 4 ore, però tu non le dormi. Cape Town Rio, l'abbiamo fatta sotto i 10 giorni, l'ultimo giorno che siamo stati fermi è durato di più che tutti gli altri, per farti capire. Qual è la roadmap? Quando è che sarà effettivamente attiva questa barca? Nel corso del 26 verrà varata e poi inizieremo la messa nell'acqua e poi da lì inizierà tutta una fase di debug e poi inizierà. Guillaume, di cui Giovanni si riferiva, è una delle persone al mondo che ha maggiore conoscenza, competenza su tutti i temi di aerodinamica. E anche per lui questo scambio fa sì che le cose che stiamo cercando di applicare non sono mai state fatte. A un ragazzo che vuole mollare tutto per il mare, cosa consigliereste a chi vuole iniziare a scoprire un po' di più il mare? Di dedicarci il tempo. Per fare queste cose qua bisogna impegnarsi come per fare qualsiasi cosa. Io sono convinto che puoi fare qualsiasi cosa, basta che sia la sua. Se vuoi vivere di questa cosa qua, devi veramente impegnarti tanto. Io penso che la cosa che ho imparato da Giovanni è che devi in realtà non essere aiutato, perché se no diventa un hobby e non una professione. E tu l'hai vissuta un po' da professionista in realtà? L'ho vissuta come una persona che ha avuto la possibilità di, in questo periodo che oramai sono un periodo anche lungo, di aver avuto una grande fortuna di poter vivere in un ambiente professionista, però non essendo un professionista, che ti fa ancora più capire quanto importante è non solo la passione ma l'impegno. E questo elemento qui secondo me è molto importante, perché non basta la passione. Una delle ragioni per cui Giovanni mi spinge a non andare a fare solo dell'agonismo ma anche poter essere in trasferta, perché in qualche modo se tu sei in trasferta puoi anche partecipare di più, perché non c'è il rischio in trasferta che se quello che fai non è all'altezza di quello che dovrebbe essere, non incide poi sulla tua performance. Ma poi perché in realtà in un momento diciamo di non agonismo tutti noi in realtà ci alleniamo e miglioriamo, no? Provi delle cose, provi, migliori. Farlo mentre fai una competizione è più difficile, perché comunque ogni metro è un metro importante, no? È bello anche farsi dei momenti in cui non c'hai quella roba lì della performance a tutti i costi e quindi puoi anche vedere veramente dov'è il tuo limite. Puoi permetterti di sbagliare. Puoi permetterti di sbagliare. Quando non stai navigando cosa fai? In genere o preparo la barca, lavoro la barca eccetera eccetera, o navigo e poi vabbè ho una famiglia, dei figli eccetera, però in genere per esempio le vacanze che preferisco sono in barca. E navigano tutti. Sì, vengono in vacanza col vecchio padre. Non c'è momento in cui dici mi sono proprio rotto le scatole, non voglio vedere il mare. No. Io ho chiesto a Giovanni, se tu guardi nella tua vita quanti anni cumulati sei stato sul mare, in realtà non è così tanto quanto uno immaginerebbe. No. Ah sì? Come mai? Perché le barche da corsa vanno veloce e il mondo è piccolo soprattutto. E poi per farle funzionare hai tanto tempo che devi dedicare a tutto quello che gira intorno. Quando fai una barca da corsa in qualche modo fai anche ricerca e sviluppo, quindi magari fai una roba nuova che nessuno ha mai fatto, non sai come funzionerà, la metti in acqua, non funziona un tubo, la devi rifare, devi trovare una soluzione. Dopo una regata quello che posso dirti è che le barche hanno bisogno di tanto lavoro. Sì. E una delle ragioni secondo me perché la squadra di Giovanni e Giovanni sono così affiatati è perché il lavoro è a 360 gradi, non è che tu arrivi e poi c'è un altro gruppo che si occupa poi di mettere la barca a posto. C'è qualcosa che si può dire già di cosa renderà unica la nuova barca? Dal punto di vista diciamo del design, questa barca è molto innovativa perché è la prima barca al mondo praticamente che ha un foil sulla chiglia.
quindi lei naviga praticamente con 3 punti di appoggio. Uno è il foil laterale, uno è il foil sulla chiglia che si inclina e quindi in qualche modo è come se avesse 2 gambe, e poi c'è il timone che gli fa. Questa innovazione permette di avere una barca molto efficiente dal punto di vista aerodinamico come una barca di Coppa America, però allo stesso tempo molto più stabile perché ha 3 gambe, non ce n'ha 2. Quindi questa è la prima cosa. Le altre cose sono molto più legate invece a tutto quello che diciamo è lo sviluppo dei sistemi, cioè è una barca che è molto simile a un'automobile da corsa dal punto di vista dei sistemi e della complessità dei sistemi, del controllo, della batteria, del motore, della potenza, dell'ottimizzazione di tutti i consumi, eccetera, eccetera. Un sacco di centraline che controllano, che fanno succedere cose, e quindi quello è sicuramente un passo enorme che è stato fatto verso comunque un controllo anche di un certo tipo.